Ciao a tutti e bentornati su Red Black Insights. Nello scorso episodio, intitolato Nuovo organigramma Milan, i limiti del modello Redbird, avevamo analizzato a fondo le criticità della nuova struttura societaria, evidenziando un limite enorme: i colli di bottiglia operativi legati all'obbligo di firme intercontinentali per cifre relativamente basse, che rischiavano di paralizzare il mercato rossonero. Ebbene, con la recente notizia della nomina di Massimo Calvelli a nuovo CEO e l'innalzamento dei nuovi limiti a firma singola a 50 milioni, posso dirvi che si è superato quello scoglio relativo alla firma e alla rapida conclusione delle operazioni. La fase transitoria, insomma, è stata superata. Tuttavia, se da un punto di vista organizzativo la società è stata di fatto sistemata, a mio avviso permangono dubbi leciti circa la funzionalità di un sistema orizzontale in cui mancano esperienze pregresse nel mondo del calcio da parte degli uomini scelti per prendere le decisioni sportive. Thiago Estevao, Armstad, Gardiner, lo stesso Calvelli, persone che fino a poco tempo fa ricoprivano altre posizioni e quindi alla prima esperienza nei rispettivi ruoli. Un uomo forte al comando con un grande raggio d'azione, cioè il nuovo CEO, e un comitato di analisti che lavoreranno di concerto con l'allenatore Amorim. La prova del 9, come sempre, la fornirà il campo, che sarà l'unico vero giudice di questo modello. Ma nel frattempo la società si è mossa concretamente e oggi scopriremo proprio come l'ingegneria dirigenziale si sia fusa con quella contabile nel clamoroso affare di mercato di Gonzalo Ramos. Assicurarsi un attaccante di caratura internazionale proprio sul gong della chiusura del bilancio non è mai frutto del caso, ma il risultato di una perfetta convergenza tra agilità decisionale e calcolo finanziario. Da un lato abbiamo proprio i nuovi poteri conferiti all'amministratore delegato, dall'altro la manipolazione strategica del calendario contabile legata alla fatidica data del 30 giugno. L'unione di questi due elementi ha permesso al management rossonero di imporre sul mercato quello che possiamo definire un vero e proprio dominio strategico. Per capire come ci siamo arrivati, dobbiamo osservare una precisissima finestra temporale di 13 giorni. Il 25 giugno il Consiglio di amministrazione delibera i pieni poteri a Calvelli. Il 30 giugno, con questi poteri già operativi nella sostanza, viene chiusa l'operazione Ramos. Solo l'8 luglio, però, l'iscrizione al registro delle imprese rende legalmente pubblici questi poteri ai terzi. Questo scarto temporale ci dice che il management ha agito sul mercato con poteri esecutivi pieni, mentre in quegli stessi giorni Giorgio Furlani si avviava a diventare un consigliere senza più alcuna delega operativa, sancendo la fine di un'era. Ed è qui che l'agilità esecutiva ha risolto quel collo di bottiglia di cui parlavo nel video precedente. Rispetto alla gestione Furlani, che aveva un limite a firma singola di soli 30 milioni omnicomprensivi, il salto di autonomia è netto. Il limite oggi è salito a 50 milioni di euro, ma la vera rivoluzione è nel metodo di calcolo. Dal computo, infatti, sono totalmente esclusi gli stipendi del calciatore e le commissioni degli agenti. Si conta solo l'impegno di pagamento verso il club cedente. È una direttiva radicale che cambia le regole di ingaggio, dando al CEO una manovrabilità enorme sul mercato moderno. Questa nuova architettura societaria si struttura su 3 rigidi livelli di autorizzazione. A livello 1, per cifre fino a 50 milioni, Massimo Calvelli ha un'autonomia totale e gestisce da solo la stragrande maggioranza delle operazioni. A livello 2, tra i 50 e i 100 milioni lordi, serve la firma congiunta con il presidente Paolo Scaroni o con Gerry Cardinale. Infine, oltre i 100 milioni, l'operazione diventa di competenza dell'intero consiglio di amministrazione. Come vi accennavo in apertura, il limite burocratico è superato, ma il fatto che queste firme ratifichino decisioni prese da un comitato senza un direttore sportivo dal curriculum tradizionale rimane l'incognita su cui il campo dovrà pronunciarsi. Mettiamo subito alla prova questa architettura con i casi concreti dell'estate. L'acquisto di Mario Gila, chiuso per circa 30 milioni più l'inserimento di Calvani, rientra pienamente nel livello 1. È bastata la firma solitaria di Calvelli per sbloccare l'affare. Per Gonzalo Ramos invece il discorso cambia. Con un cartellino stimato tra i 65 e i 74 milioni, depurato ovviamente da ingaggio e commissioni, è scattato il livello 2. L'operazione più onerosa della storia recente rossonera ha richiesto la firma congiunta
tra Calvelli e Cardinale, dimostrando come il sistema operi ormai a geometria variabile in base al reale peso sul bilancio. Questa fluidità ha permesso al club di chiudere Ramos esattamente il 30 giugno. Ma arriviamo al vero dilemma contabile che ha acceso il dibattito nei giorni scorsi. Come impatta un debito di decine di milioni sul bilancio gestionale che si chiude letteralmente poche ore dopo la firma? Per i contabili, ricordiamolo, un calciatore non è una figura fisica, ma una vera e propria immobilizzazione immateriale. Al momento della stipula del contratto, il club deve registrare due movimenti. All'attivo iscrive il costo storico del cartellino, che incrementa la ricchezza strutturale della società, mentre al passivo registra un debito enorme verso il Paris Saint-Germain per l'intero importo pattuito. Eppure l'impatto sul conto economico che fa chiudere inutile o in perdita l'anno in corso è pari a zero. Ecco, ma com'è possibile? Vi starete chiedendo. Grazie alla magia dell'ammortamento calcolato pro rata temporis. Il costo del calciatore inizia ad essere spalmato solo dal momento della sua effettiva disponibilità. Registrando l'acquisto sul gong del 30 giugno, nell'esercizio che sta per chiudersi, la quota di ammortamento è azzerata. I 10 o più milioni di costo annuo inizieranno quindi a pesare solo dal 1 luglio in avanti, scaricandosi interamente sul bilancio futuro. Ovviamente il debito lordo iscritto a bilancio può spaventare, ma non dovete confonderlo come un'uscita di cassa immediata. Un club infatti non stacca un assegno da 50 o 70 milioni il giorno dopo l'acquisto. Il flusso di cassa è intelligentemente rateizzato nel tempo, di solito seguendo la durata quinquennale del contratto del calciatore o comunque pattuendo delle rate appunto di 3, 4 o 5 anni con il club cedente. Questa struttura permette di bilanciare le rate d'uscita con entrate certe, derivanti da sponsor, coppe e diritti TV, garantendo quindi la sostenibilità e neutralizzando ogni rischio di crisi di liquidità. Se quindi non c'è impatto sul conto economico in chiusura e la cassa è salva, perché accollarsi formalmente il debito il 30 giugno? A mio avviso la risposta è semplice. Perché questo tempismo regala 3 armi letali. La prima arma è il dominio negoziale. Il club venditore, cioè il Paris Saint-Germain, probabilmente aveva un'urgenza vitale di scrivere una plusvalenza entro la chiusura del proprio bilancio. Il Milan, concedendo questo favore contabile all'ultimo respiro, ha ottenuto in cambio sconti sul cartellino, pagamenti più dilazionati e bonus più difficili da raggiungere per il venditore. Questa, grosso modo, sarà stata l'operazione e quindi gli accordi di fatto tra il Milan e il PSG. La seconda arma, invece, è una vera e propria dimostrazione di muscoli nei confronti della UEFA. Il massimo organo calcistico europeo monitora la posizione finanziaria netta, in cui rientrano anche i debiti derivanti dai trasferimenti. Caricarsi deliberatamente un debito così massiccio a poche ore dalla chiusura dimostra di avere una struttura patrimoniale inattaccabile, capace di restare abbondantemente all'interno della safe zone e assorbire quindi l'urto senza sforare i covenant finanziari concordati. La terza e ultima arma è quella del branding finanziario globale. Capitalizzare e inserire il costo di Ramos nella relazione sulla gestione del bilancio in chiusura funziona come una sorta di megafono. È la certificazione nero su bianco, destinata a sponsor e investitori istituzionali, della straordinaria capacità di spesa della proprietà. Infatti, il costo di Ramos lo scopriremo nella lettura del bilancio 25-26 che verrà approvato e pubblicato nel prossimo autunno. Il segnale quindi inviato al mercato globale è inequivocabile. Il club è altamente liquido e pronto a spendere. Per rassicurare gli scettici va ricordato che questo schema è stato già utilizzato con enorme successo. Il precedente storico perfetto risale al 2021, seppur chiaramente con cifre molto più inferiori, quando Maignan e Tomori furono registrati rispettivamente il 26 maggio e il 30 di giugno. I debiti furono iscritti a bilancio, ma la quota di ammortamento sull'esercizio in chiusura fu esattamente pari a zero. L'impatto sul conto economico fu totalmente congelato e traslato al futuro, a dimostrazione di un metodo testato e chirurgico. In conclusione, la prossima volta che leggerete di un grande affare chiuso sul gong, non fermatevi a guardare solo il campo.
L'operazione Ramos dimostra che chiudere un acquisto al 30 giugno non è un azzardo incosciente, ma una limpida dimostrazione di equilibrio. Nel calcio moderno, la manipolazione strategica del calendario trasforma un obbligo contabile in un'arma potentissima. Come abbiamo visto, i nuovi limiti operativi hanno cancellato la macchinosa fase transitoria, fornendo gli strumenti necessari per agire in fretta. Ora però la palla passa a chi queste decisioni le ha prese, con la consapevolezza che, al di là dell'eccellenza contabile, sarà solo e soltanto il manto erboso a emettere la sentenza finale sulle competenze sportive di questo nuovo organigramma. Siamo arrivati alla fine di questa profonda radiografia del mercato rossonero. Voi cosa ne pensate? Credete che questa agilità societaria sarà sufficiente a compensare la mancanza di figure storiche e navigate nella gestione sportiva, come ci chiedevamo nello scorso video? E conoscevate i segreti del 30 giugno? Fatemelo sapere nei commenti, vi leggo tutti.